Suerte, dai che registriamo l'interattivo. Con quello lì? Certo, lo uso sempre. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Ai tarocchi interattivi di oggi ho scelto di fare una domanda particolare. Chiedo di farti vedere qualcosa che ti succede e che ti fa capire che hai un dono spirituale. Poi, a fine lettura, con il mazzo scelto da Suerte, che sono gli arcani maggiori, rispondo anche ad una tua domanda, un sì o no. Quindi, subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi perché se ti succede questo, hai un dono spirituale. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente tre mazzi per questo interattivo dal titolo Se ti succede questo hai un dono spirituale e vediamo con i tarocchi cosa ti succede e ti fa capire che hai un dono spirituale. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la piuma che rappresenta i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. Per la variante numero 2 l'infinito che simboleggia l'eternità. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con il Buddha che rappresenta il risveglio, l'illuminazione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto perché se ti succede questo hai un dono spirituale. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Piuma, Suerte, per te. Vediamo con i tarocchi cosa succede e ti fa capire che è un dono spirituale. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, Piuma. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è la Piuma. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la Piuma. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 60 e il 330. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di libertà, di risvegliare la tua forza. Numeri 60 e 330, ricordateli. Vediamo chi sei tu, Piuma. Piuma, sei di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Piuma, tu sei un qualcuno che in questo momento sta sperimentando un'energia di cambiamento, di trasformazione rispetto ad un qualcosa che ha fatto parte del tuo passato, rispetto ad un qualcosa che può essere successo anche di recente, che ti ha portato a chiudere con una situazione, con una persona. Potrebbe essere anche un qualcuno di un segno d'aria o di un segno d'acqua. Energia di trasformazione, cambiamento, chiusura per passare, diciamo, ad una nuova fase della tua vita. Sai, dicono che il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è. Quindi qui tu non stai resistendo al cambiamento, bensì stai passando in una nuova fase della tua vita, mi fan vedere. Piuma, tu sei un qualcuno che fa un lavoro, a mio avviso, a contatto col pubblico. Potresti anche avere un'attività in proprio o comunque ti vedo lavorativamente parlando, realizzata o realizzato. C'è un qualcosa che stai portando avanti? Io ci vedo anche per te, con questo carro e questo 3 di bastoni, un possibile viaggio che dovrai fare. Siamo in periodo di ferie e ci può stare. Oppure potrebbe anche essere un cambio di casa fatto di recente o che farai magari in autunno. E se è un viaggio che fai in questo periodo, lo vedo in un posto nuovo, un posto dove tu non sei mai stata o stato, e quindi è per te un po' come se fosse una scoperta. Altro che mi fanno vedere di te, penso che lavorativamente parlando potresti sì essere realizzata o realizzato,
Ma desiderare una sorta di cambiamento, ti spiego meglio. È come se in autunno, per quanto riguarda il tuo lavoro, qui mi indicano che tu potresti iniziare una forma di collaborazione con un qualcuno, potrebbe essere in autunno, che sia nel tuo lavoro o che sia in una qualsiasi altra cosa, se stai studiando, magari iniziare un percorso di studi insieme ad un qualcuno che conosci, insomma, collaborazione per quanto riguarda un qualcosa che ha a che fare col tuo lavoro, gli studi o in un qualcosa che stai portando avanti tu. Sei una persona molto intuitiva, e qui secondo me ci sta tutto il dono spirituale, tu mi esci come papessa, mi esci come imperatrice, nello spirituale ci vedo più la papessa, imperatrice è questa cosa che ti dicevo nel lavoro, dove è come se tu fossi comunque realizzata, realizzato, ma avessi il desiderio di un qualcosa di più, e io ce lo vedo in autunno questo, Tu sei una persona che preferisce fare le cose da sola o da solo, in solitudine, o potresti essere sola in questo momento. E questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Adesso andiamo a vedere con questo mazzo che cosa ti succede e ti fa capire che hai un dono spirituale. Per la piuma, vediamo, Per la piuma, che cosa succede? E ti fa capire che hai un dono spirituale. Qua mi fanno vedere che quello che ti fa capire che hai un dono spirituale, perché qui ce lo vedo, potrebbe essere un fatto che ti è successo in passato e che ti ha portato o portata a sperimentare un profondo dolore per un qualcosa, probabilmente una perdita di un qualcosa, anche un periodo non facilissimo, non bellissimo per te. Sei riuscita o riuscito a riemergere grazie alla tua intuizione, alla tua forza di volontà. Ho una torre, un 10 di spade qui. Vedendo l'insieme di queste carte mi viene in mente anche una frase che dice: le crisi e le avversità spesso diventano occasione di crescita interiore. E questo penso sia un po' quello che è successo a te rispetto ad un fatto più o meno doloroso che può essere successo nella tua vita in passato e che ti ha portato a sperimentare un cambiamento tuo, un risveglio di un qualcosa. Probabilmente la tua intuizione può essere un qualcosa sicuramente legato alla spiritualità, che ti ha portata o portato a trionfare su questo profondo dolore che puoi aver sperimentato. E questo è il tuo dono. Probabilmente ti sei appoggiata alla spiritualità per riuscire a venirne fuori e è stato positivo. 6 di bastoni, un trionfo. Io ci vedo qua che da un profondo dolore sei riuscita o riuscito a far riemergere la parte migliore di te. Questo è il tuo dono, piuma. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti rispondono per la piuma. Imperatore, diavolo e mago. Qui la risposta è un sì. Se hai fatto una domanda che riguarda il tuo lavoro, qua c'è un profondo desiderio di iniziare un qualcosa di nuovo o di modificare o di cambiare un qualcosa esistente. Se la domanda invece riguarda i sentimenti, ci parlano di una profonda connessione con una persona, con un qualcuno, e la risposta è un sì. E questo era il messaggio per te, piuma. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Infinito, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa ti succede e ti fa capire che hai un dono spirituale. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, infinito, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è l'infinito.
mazzo centrale, energia neutra. Chi è? L'infinito. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 31 e il 52. Vai a cercare questi numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano finire quanto iniziato. C'è un qualcosa che tu devi portare a termine e converrebbe farlo quanto prima. Numeri 31 e 52, ricordateli. Vediamo chi è l'infinito. Infinito sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito tu sei un qualcuno che in questo momento sta cercando di riequilibrare o riequilibrarsi rispetto ad una situazione o ad un qualcosa che c'è in questo momento nella tua vita. È come se tu fossi in una situazione dove hai la sensazione che le cose non stanno andando né avanti e né indietro. È come se le carte ti dicessero che stai spendendo troppo tempo nel pianificare un qualcosa e tutto questo pensare, tutto questo pianificare ti ostacola, ti blocca, non ti consente di riuscire ad arrivare al dunque. Sembra un po' quello che abbiamo visto all'inizio, finire quanto inizia. Mi viene anche in mente una frase di Raffaele Morelli, che stimo tantissimo, che diceva che l'anima, dal meglio di sé, quando la mente, non la disturba con il suo continuo pensare. E qui l'infinito sta spendendo troppi, se vogliamo, pensieri, sta pianificando troppo rispetto a una situazione e proprio per questo non stai riuscendo a passare oltre. Ho questa carta dell'appeso, non si sta andando né avanti e né indietro. Questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Vediamo cosa mi dicono ancora. Tu sei un qualcuno che in questo momento potrebbe desiderare il ritorno nella sua vita di un qualcuno del tuo passato, nel senso che io qua ci vedo una situazione passata tua che non sei ancora riuscita o riuscito completamente a lasciare andare e c'è la speranza del ritorno di un qualcuno. Mi fanno vedere questo, e ti vedo anche, tra l'altro, una persona con un carattere molto forte. Sei molto indipendente in quello che fai e nella tua vita in generale, però hai questo carattere proprio dell'imperatore che ti contraddistingue, che ti dà l'energia per andare ad affrontare le piccole grandi sfide che ci presenta la vita ogni giorno. È un carattere forte, indipendente, l'infinito, e anche in qualche modo con questa carta del mago collegata o collegato al mondo della spiritualità. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te e adesso con questo mazzo ti dico un qualcosa che ti succede e ti fa capire che hai un dono spirituale. Vediamo per l'infinito che cosa ti dicono. Dono spirituale per l'infinito. Qui quello che mi fanno vedere per te e che ti fa capire che hai un dono spirituale sono questi sogni che fai, spesso e volentieri, dove tu vivi determinate situazioni in sogno o sperimenti un tipo di energia che poi si ripresenta puntualmente nella realtà, in quello che è un qualcosa che tu vai a vivere successivamente. Quindi qui il tuo dono è questa fortuna che hai di riuscire a fare questi sogni che possono avvisarti anche di un qualcosa, quindi darti, se vogliamo, delle avvisaglie di un qualcosa che può succedere, piuttosto che possono essere positive, negative, sono premonizioni, e quindi parlano di questo per te, come se
ti capitasse in sogno di vivere situazioni che poi puntualmente si ripresentano nella realtà. E quello che ti succede anche, e ti fa capire che hai un dono spirituale, è che quando le persone parlano con te, quasi sicuramente dopo ti dicono che si sentono meglio. Hai, diciamo, questo dono dell'empatia, questa energia che riesci a trasmettere alle persone comunicando, e dopo ti dicono: ho parlato con te, sto meglio, riesco a sentirmi più tranquilla, o tranquillo, più serena o sereno. Quindi qui secondo me c'è un doppio dono spirituale: i sogni che tu fai e questa comunicazione che puoi avere con le persone, che in un certo qual modo le aiuta a stare meglio. È un'empatia, il dono dell'empatia infinito. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda e vediamo cosa ti dicono. Per l'infinito. Giustizia, matto e ruota. Qui la risposta è un sì. Parlano dell'andare necessariamente a ritrovare un equilibrio su una situazione per poi riuscire a passare oltre. Vedendo l'insieme di queste carte mi viene in mente anche una frase, collegandomi al discorso della spiritualità o del dono spirituale, che la spiritualità non è sapere ciò che si vuole, ma capire ciò che non è necessario. E qui secondo me penso che potrebbe far riferimento a questa domanda che tu hai fatto. Comunque la risposta è un sì, e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Ricordati infinito che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Buddha, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa ti succede e ti fa capire che è un dono spirituale. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, Buddha. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il Buddha. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il Buddha? I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 40 e il 27. Vai a cercare questi numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui dicono dire le parole corrette, mettere ordine attraverso il linguaggio. Mi pare che questa carta sia già uscita in un precedente interattivo. Qui ti indicano di utilizzare il linguaggio come soluzione probabilmente ad un qualcosa, ad un problema, dire le parole corrette. 40 e 27 per te, ricordateli. Vediamo chi sei tu, Buddha. Buddha, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Buddha, tu sei un qualcuno che in questo momento sta sperimentando l'inizio di un qualcosa che ti appassiona molto e che probabilmente ti sei anche in un certo senso creato tu da sola o da solo. Qua c'è un inizio. Sicuramente è un qualcosa che ti appassiona molto. Potrebbe anche essere nei sentimenti, la conoscenza di una persona dove c'è una forte passione, un'attrazione. Potrebbe essere il tuo compagno, la tua compagna. Io dico conoscenza, però stiamo parlando di questo momento, quindi un qualcuno verso il quale senti una forte passione, attrazione, e viceversa lui o lei nei tuoi confronti. Buddha, tu sei un qualcuno che con questa papessa, sì, ti vedo una persona molto spirituale. Tu potresti essere una persona che lavora a contatto col pubblico, fa un lavoro, se vogliamo,
su internet, con la comunicazione, comunque un qualcuno legato al mondo della comunicazione, oppure ti piace particolarmente, perché con questa carta del mondo mi fa pensare questo, o potresti anche avere dei contatti con l'estero, magari questa persona che abbiamo visto prima, dove c'è questa passione, in questo momento potrebbe essere distante da te o all'estero, o ci stai comunicando, state comunicando, eh. Mi dicono anche di te che sei una persona molto individualista, un qualcuno che in questo momento potrebbe sentire l'esigenza di isolarsi rispetto a una situazione che c'è nella tua vita e che la stai vivendo come un peso, perché qui ho un 10 di bastoni. Io quando vedo questa carta ricordo sempre quella frase che dice: ognuno ha il suo fardello, ciò che conta è come lo si porta. E qui è come se in questo momento ci fosse nella tua vita una situazione un pochino pesante da sopportare, e proprio per questo senti l'esigenza magari di isolarti un po', chiuderti, pensare, meditare per riuscire a sopportare meglio quello che può essere questo possibile, probabile fardello. E questo è quello che mi hanno detto di te. Adesso con questo mazzo vado a dirti un qualcosa che ti succede e ti fa capire che hai un dono spirituale per il Buddha. Vediamo. Guarda, non a caso mi è uscito il 10 di bastoni qui e il 10 di bastoni qua. E stanno proprio ad indicare che è come se tu fossi in una situazione dove necessariamente stai sopportando un qualcosa. Penso che possa far riferimento ad un qualcosa dove ti stai sentendo escluso, dove non riesci ad essere completamente te stesso, o dove ti senti escluso. E cosa succede che ti fa capire che è un dono spirituale? Sarà l'esatto momento in cui ti renderai conto che la pace che cerchi viene dall'interno, quindi dentro di te, e non la devi cercare all'esterno. Rispetto a questa situazione che stai vivendo, dove probabilmente ti senti esclusa o escluso da un qualcosa e non riesci a trovare pace. Questa cosa dovevo dirtela, perché l'ho vista qui. Poi, in qualità di dono, io ci vedo per te un'intuizione, diciamo come se tu fossi una persona molto intuitiva, che nel momento in cui si rapporta con le persone riesce in un certo senso a leggergli l'anima. Le carte ti stanno dicendo: trova la pace dentro di te, quindi non cercarla all'esterno, perché così facendo riuscirai a mettere bene a fuoco, se vogliamo, quello che possono essere queste sensazioni che hai nel momento in cui ti trovi di fronte ad un qualcuno e riesci a percepirlo o a leggerlo nel profondo. È come se spesso e volentieri tu non credessi a quelle che sono le tue sensazioni, ma tu hai questo dono, la capacità, nel momento in cui ti trovi di fronte a una persona, di percepire, di capire quelle che possono essere le sue intenzioni verso di te o anche nei confronti degli altri. Quindi è un riuscire a leggere quello che è o quello che c'è nell'anima delle persone. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Buddha. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti dicono. Per il Buddha. Il matto, innamorati ed eremita. Qui la risposta è un sì. L'insieme di queste carte ti sta dicendo che rispetto a questa domanda che hai fatto non devi agire d'impulso. È come se fosse
necessario prendersi ancora magari un periodo per pensare, meditare quella che potrebbe essere la cosa giusta da fare, la scelta giusta per te. Vedendo questa carta finale mi viene anche in mente questa frase che conoscere gli altri è saggezza, ma conoscere se stessi è l'illuminazione. Questo per dirti che prima di scegliere cerca di fare ancora un po' di introspezione, magari con te stesso, su quello che potrebbe essere una scelta che vuoi fare e che non deve essere una cosa azzardata. Quindi fermati ancora un attimo e la risposta è un sì. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Buddha. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!